Who You Gonna Call? E chi chiamerai? Naturalmente solo loro, i Ghostbusters, i protagonisti di questa commedia, il film cult diretto da Ivan Reitman e scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis. Come vi avevo precedentemente annunciato in un mio precedente video, proseguo la mia serie di video, questa carrellata in cui vi mostro queste chicche, questi cimeli, questi bei libroni a tema cinematografico. In questo caso abbiamo questo bel libro dedicato al film cult del 1984, fra l'altro l'anno in cui sono nato io. Sì, comincio a essere un po' vecchietto anche io, devo dire. E eccolo qui, Ghostbusters, questo è il librone che vedremo insieme tra poco. Prima di vedere insieme questo bel librone e sfogliare insieme qualche pagina, vi dico giusto qualche curiosità al volo su questa pellicola cult degli anni '80. Come detto, è stata scritta la storia del film da Harold Ramis e Dan Aykroyd. In realtà in origine pensavano di inserire nel cast anche John Belushi, che lo sappiamo è stato il partner di Dan Aykroyd nel film cult diretto da John Landis, The Blues Brothers. E avrebbe dovuto esserci anche lui tra gli attori protagonisti, John Belushi, lo stesso Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Eddie Murphy rifiutò la parte per lavorare a Beverly Hills Cop, ma prima o poi parleremo anche di Beverly Hills Cop, poiché anche lì in realtà nel casting, prima di scegliere lo stesso Eddie Murphy, la produzione pensò a diversi attori, tra cui Sylvester Stallone. È interessante anche vedere come sarebbe potuto essere un film qualora fosse stato interpretato protagonista da un altro attore. Nel caso di Beverly Hills Cop, ad esempio, nei panni di Axel Foley, come detto, prima di Eddie Murphy pensarono a Sylvester Stallone, e un'idea ce la possiamo fare su come sarebbe stato il film, perché le idee pensate per il ruolo di Axel Foley qualora fosse stato interpretato da Sylvester Stallone sono state poi usate per il film Cobra, quindi più o meno un'idea di come sarebbe stato Beverly Hills Cop la possiamo avere vedendo il film Cobra. Tu sei il male e io sono la cura, diceva Sly nel film. E chiaramente quando poi optarono invece per Eddie Murphy gli diede quella verve comica. Pensiamo anche allo stesso Rambo, First Blood, ovvero nella versione originale, il primo film della serie, pensarono inizialmente a Dustin Hoffman, Terence Hill, addirittura Terence Hill fu chiamato per la parte, poi alla fine il ruolo, come tutti sappiamo, del personaggio è stato interpretato da Sylvester Stallone. Quindi insomma succede. Per Indiana Jones pensarono anche a Tom Selleck, che è piuttosto tipico che una produzione insomma pensi a vari attori, e questo fu il caso anche di Ghostbusters. Per un periodo di tempo si pensò seriamente di usare John Belushi, che purtroppo poi mancò durante ancora la fase di pre-produzione del film Ghostbusters, e Eddie Murphy, come detto, scelse un altro ruolo, che è stato quello a sua volta divenuto poi iconico di Axel Foley, il poliziotto di Detroit di Beverly Hills Cop. Ma torniamo a Ghostbusters, un film cult che ha avuto poi anche un sequel meno riuscito probabilmente del primo. Recentemente c'è stato anche il tentativo di farne un reboot al femminile della saga, 2 serie animate, un film veramente cult che vede tra gli attori protagonisti invece, oltre a Dan Aykroyd, sulla fine il grande Bill Murray, veramente un mito, e Harold Ramis, che fra l'altro lavorerà poi ancora con Bill Murray dirigendolo nel bellissimo film Ricomincio da capo, un film di cui vorrei parlarvi prima o poi, che vede tra gli attori protagonisti lo stesso Bill Murray e una bravissima Andie McDowell, ma ne parleremo prima o poi. Adesso vorrei sfogliare insieme a voi qualche pagina di questo bel librone. Se come me siete amanti di questi film cult degli anni '80, credo che possa piacervi.
Questo era il mio consiglio di oggi, Ghostbusters di Ultimate Visual History, e per oggi concludo. Vi consiglio sicuramente questo bel librone, vi rimando ai miei prossimi video che spero di caricare qui al più presto. Ciao a tutti e lunga vita e prosperità.